Benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Oggi mi sono preso una pausa dalla ricerca dei mammiferi, dell'avifauna, e mi sto dedicando un po' alla macrofotografia. Come avete letto dal titolo, questa è la mia prima uscita
con la Canon R6 per quanto riguarda la macrofotografia. L'ho già provata abbastanza con gli uccelli, con vari mammiferi. L'ho anche provata un po' a livello di paesaggio, ma per quanto riguarda la macrofotografia è la primissima volta per me con lei, con la R6. Tra l'altro è la prima volta che faccio macrofotografia con una mirrorless, quindi con tutti i vantaggi che mi può dare una macchina del genere, con la stabilizzazione del sensore, con l'autofocus decisamente performante, e quindi sono davvero curioso di provare questa macchina. Come vedete, in realtà io sulla mia ho una skin protettiva applicata, una pellicola. Questa qui non ce l'ha perché semplicemente questa non è la mia Canon R6. Infatti qualche settimana fa ho dovuto dare la mia per una revisione, siccome aveva un piccolo problema, e fondamentalmente si tratta di una sciocchezza, però prima dell'autunno, prima della stagione diciamo più importante per me e in generale una delle migliori stagioni per la fotografia naturalistica, volevo assolutamente avere una macchina senza nessun tipo di difetto. Si tratta fondamentalmente di una sciocchezza, però ecco, farla sistemare per me è stata la scelta migliore. Un'altra piccola cosa che voglio farvi notare è questo sistema di illuminazione e il fatto che ho applicato il microfono. Questo sistema di illuminazione io lo trovo molto comodo anche quando si fanno i video. Io personalmente con la 7D utilizzavo quasi sempre il flash, addirittura volevo comprare il diffusore per la macrofotografia a cupola, lo trovo molto comodo, solamente che adesso sto adottando molto di più questo sistema qui di illuminazione. È più versatile rispetto al flash, ovviamente non ho la stessa potenza, ma fondamentalmente quello che mi serve è avere un po' di luce in più, anche perché la R6 resiste molto bene agli alti ISO. Col sensore stabilizzato posso abbassare il tempo di scatto caso mai ecco la luce fosse davvero poca. Diciamo che con questo sistema mi sto trovando bene e appunto riesco a switchare da foto a video senza dover cambiare ogni volta sistema di illuminazione. Invece per quanto riguarda il microfono, diciamo che potrebbe essere visto come un peso in più inutile, però in realtà quello che sto provando a fare oggi è portare a casa anche dei video anche con del rumore ambientale, e mi piacerebbe anche riuscire a captare, a raccogliere dei suoni emessi appunto dagli insetti, dei rumori emessi dagli insetti, magari anche il semplice muoversi, anche il camminare, anche il muovere una foglia. Sono tutti piccoli rumori, piccoli suoni ambientali che vorrei riuscire a captare e a portare insieme ai video. Ovviamente è abbastanza difficile perché si tratta di rumori a volte impercettibili, però stando molto vicino con il microfono magari riuscirò a appunto portare a casa qualche suono interessante. Alla fine sì, è un po' di peso perché comunque sia il faretto con col braccetto la small rig, sia il microfono con dentro una batteria da 9 volt, comunque tutto insieme aumenta un po' il peso, contando che per applicare tutto ho dovuto ovviamente mettere anche il rig. Devo dire, ho fatto diverse prove anche a casa e non mi pesa troppo. Riesco a gestire molto bene il peso e, ripeto, questa macchina ha il sensore stabilizzato, l'obiettivo è anche stabilizzato e quindi devo dire non ho alcun tipo di problema a gestire il peso. D'altronde sono abituato a una 7D con il battery grip, che non è proprio un peso più, ma mi piace sperimentare, mi piace switchare da foto a video e viceversa. Dipende anche dalla situazione che mi trovo davanti, quindi fondamentalmente avere questa versatilità mi rende tutto più facile e soprattutto mi rende anche l'esperienza più piacevole, perché diciamo che non ho poi ogni volta l'obbligo di dover appunto cambiare un po' la configurazione. Questa qui va bene sia per foto che per video. Ovviamente per le foto il microfono non serve, però casomai appunto dovessi fare dei video porta a casa sicuramente un audio migliore rispetto a se non usassi appunto il microfono. Quindi questa è la mia configurazione Canon R6 Sigma 105 f2.8 macro, braccetto della small rig, faretto Ulanzi, questo è RGB ma utilizzerò quasi sempre una luce neutra, e microfono della Rode, questo è il Video Mic. Questa è la mia configurazione, non ci resta altro che addentrarci nel bosco e vedere questa mattinata che cosa ci riserverà. Spero di riuscire a portare a casa qualche foto e qualche ripresa interessante e che questo video vi possa interessare.
non ci resta che dirigerci nel bosco e vedere se riusciamo a trovare qualche soggetto interessante da fotografare e da riprendere. Sono molto contento di aver dedicato questa uscita alla macrofotografia, anche perché con questo caldo torrido che ultimamente sta davvero rendendo le giornate pesanti, soprattutto cercare gli animali in montagna è diventato complicato, anche perché con questo caldo è difficile avvistare sia mammiferi che avifauna. Gli orari migliori ovviamente sono la mattina presto e il tramonto, ma questa giornata ci tenevo davvero tanto a dedicarla alla macrofotografia, anche perché soggetti qui non mancano. Ci vediamo lungo il sentiero. A volte, anche se l'autofocus è molto performante, la cosa migliore è optare per la messa a fuoco manuale. In questo caso ho preferito così, infatti ho ottenuto una messa a fuoco molto più precisa rispetto a quando ho utilizzato l'autofocus. In determinate occasioni effettivamente è meglio metterci direttamente le mani.
molto interessante ma difficile da fotografare perché la situazione è un po' particolare, diciamo. Quello che voglio provare a fare è aumentare leggermente la profondità di campo, quindi chiudere un po' il diaframma in modo da avere a fuoco una superficie maggiore, siccome quello che ho notato è che effettivamente è un po' difficile mettere a fuoco tutto il soggetto, cosa che non riuscirò a fare, però vorrei avere una porzione del soggetto a fuoco più grande. Risultato abbastanza soddisfacente, però voglio provare ad avere un'inquadratura diversa. Provo un pochino a girare intorno al soggetto senza ovviamente infastidirlo. Ok, ho fatto un bel po' di scatti, vi lascio adesso le varie foto con un numero associato. Fatemi sapere nei commenti quale di questi scatti vi è piaciuto di più e quale inquadratura, quale composizione vi piace di più. Mi interessa davvero tanto, fatemi sapere, dai. È ancora abbastanza presto, ci sta ancora un bel po' di strada da fare. Andiamo ad esplorare un po' questa zona. Ho posato un attimo la macchina fotografica perché volevo farvi vedere una cosa. Vedete che da lì, non so se si riesce a vedere dalla camera, ma da lì c'è tutto un sentierino battuto che scende da sopra questa collinetta e infatti guardando giù, seguendo questo canalone con lo sguardo, riusciamo a trovare i segni lasciati dai cinghiali in cerca di cibo. Si vede tutto mosso, foglie, terreno, sembra davvero zappato con la zappa o addirittura con un macchinario. Poi il sentiero battuto continua, quindi i cinghiali sono scesi da lì, hanno attraversato il sentierino, probabilmente in questa zona qui. Poi sono scesi e hanno attraversato il sentiero e hanno continuato scendendo verso il vallone. Anche se oggi sono alla ricerca di insetti, quando vedo segni della presenza di animali, mammiferi, uccelli, non posso fare altro che fermarmi e osservare. Anche perché non è detto che qui non posso tornare con il teleobiettivo, anche se probabilmente questa zona viene battuta più che altro di notte, quindi questo è un passaggio notturno. Purtroppo il terreno è tanto morbido, quindi è difficile che siano rimaste delle tracce. Ho provato a vedere anche qui dove magari nella discesa potevano mettere le zampe avanti per frenarsi, ma non ho trovato niente. Però, come potete vedere, lì è tutto completamente zappato. Probabilmente stavano cercando dei lombrichi o magari dei tuberi. Nel frattempo sto osservando i bordi del sentiero sia a destra che a sinistra. Devo dire che per adesso nulla di particolarmente annotabile, però sicuramente adesso che arriviamo, adesso in realtà ci metterò un po', quando arriverò nella parte più bassa dove è leggermente più umido, conto che lì magari qualcosa riuscirò a trovarla. Speriamo.
dire che la giornata è davvero calda. Sono più o meno le 9, 9 e mezza e già fa caldissimo. Adesso mi riposo un altro po' perché ci aspetta ancora un bel po' di strada da fare e soprattutto dopo avremo un tratto di salita abbastanza lungo e mi servono le giuste energie per affrontarlo. Ho trovato un insetto molto bello che si trova su una di queste foglie. Me ne sono accorto veramente con la coda dell'occhio. Adesso mi dedico a fargli qualche altro scatto, poi continuo lungo il sentiero. Voglio mostrarvelo come si deve.
Questi tronchi marci caduti a terra sono importantissimi perché danno casa e anche cibo. Vicino a quest'albero caduto ho trovato questo nido. Mi fa davvero tanto piacere e mi fa davvero tanto piacere trovarne così tanti lungo il sentiero. Questo è il comportamento giusto da avere, lasciare tutto com'è e lasciare che la natura faccia il suo corso.